Ragazzi miei, buongiorno, buona domenica, bentornati su Pepe Varca Collectibles per le news della settimana. Spero di trovarvi bene. Io, come potete vedere dalla faccia, sempre il solito, un periodaccio, dormo poco e lavoro troppo, però lavoro anche per voi e sto preparando tanti video unboxing con tantissima roba da portarvi nelle prossime settimane, quindi ragazzi sarò ben felice se avete voglia di seguire il canale. Se vi va mettete mi piace a questo video ed iscrivetevi qualora non l'aveste ancora fatto. Adesso andiamo a parlare di quelle che sono le novità in ambito 1 a 6, in modo particolare questa settimana è stata decente, con un paio di annunci da parte di Hot Toys che andremo a vedere immediatamente, ma prima vorrei parlarvi innanzitutto della novità più importante di questa settimana, ovvero il sito di Hot Toys che finalmente ci delizia, funzionando per una volta nella vita. Voglio incrociare le dita, voglio sperare che funzioni per tutta la durata di questo video e tornare indietro di una settimana. Settimana scorsa non ho fatto le news perché l'unica vera novità è stata questo chopper di Hot Toys, in collaborazione ovviamente con Netflix, in onore della seconda stagione del live action su One Piece. Un live action molto controverso che ha visto tantissime persone amarlo. A me sinceramente è piaciuto da non grandissimo fan di One Piece, mi piace molto ma niente di eccezionale, non sono un fanatico, mentre invece i veri fan di One Piece sembra che l'abbiano odiata. Hot Toys quindi tira fuori questo chopper molto carino, se non che purtroppo da quello che ho potuto vedere, perché come al solito ragazzi sono in semi-blind, da quel poco che ho visto adesso prima di registrare il video, è praticamente quasi una 1 a 1. E dopo aver rilasciato, infatti come vedete, 48 cm e mezzo, dopo aver rilasciato comunque sia Zoro che Luffy, sempre tratti dalla serie, dalla prima stagione, in versione 1 a 6, questo 1 a 1 di Chopper secondo me ha veramente poco senso. Avrebbero potuto fare magari una versione alternativa in 1 a 1, ma rimanere sempre con la scala 1 a 6, perché giustamente chi vuole fare tutta la wave, magari tutta la ciurma di One Piece, sperando che la facciano, magari avrebbe gradito appunto un chopper in scala adeguata alla sua collezione. Non è questo il caso, perché Hot Toys appunto quello che vuole la gente se ne sbatte abbastanza le palle. E quindi ce l'abbiamo qui, molto carino, in vero pelo, tutto quanto super carino, super cute. Andiamoci a leggere qualche approfondimento. Se parliamo della TV Masterpiece 174 di 48 cm e mezzo, come dicevamo, che dovrebbe tra l'altro uscire quest'anno, alla fine, terzo, quarto trimestre del 2026. Non ha grandi accessori come tutte le 1 a 1, ha diversi magneti, quindi per tutto il body, quindi il cappello che ovviamente può essere rimosso, una basetta molto standard, bocche intercambiabili ed ecco qui tutto il contenuto della scatola per chi prenderà il buon chopper. Scelta molto controversa, lo ripeto, a me non interessa, non interesserà nemmeno nel prossimo futuro. Però per i fan di One Piece secondo me questo è un colpo basso di Hot Toys. Per quanto riguarda invece la prima novità di questa settimana, quella che si è appena conclusa quantomeno, a sorpresa, e sono molto contento che arrivino queste sorprese da Hot Toys, che facciano qualcosa di diverso, qualcosa di nuovo, qualcosa di fresco. Non è questo il caso, cioè nel senso che tirano fuori anche roba un pochino più interessante che non fanno da tanto tempo. Abbiamo Neo da Matrix Reloaded. Un Neo che sembra molto migliorato, non ricordo se c'era anche una versione già 1.0, se questa è una nuova versione oppure è un remake, ma credo che sia nuovo, ma comunque la somiglianza con Keanu Reeves è decente, si potrebbe fare qualcosa di più anche in questo caso, secondo me almeno. Ecco, la prima cosa che non mi piace per niente, appunto, adesso che mi capitano sott'occhio, sono questi occhiali. Non capisco questa stanghetta che sembra di un tubo da idraulico, cosa ci faccia questa roba così. Se non mi ricordo male, gli occhiali erano proprio fini, quelli di Neo, quindi cominciamo a vedere subito i difetti. E a questo punto abbiamo anche una base diorama, bella grande questa base, carina, non male, e il vestiario anche mi sembra abbastanza decente, e sì, dai,
Non sembra male, abbiamo anche qualche arma, soprattutto armi bianche, se non ricordo male, in questa versione di Nioh, e qui abbiamo un piccolo spoiler di quello che potrebbe essere l'agente Smith. Quindi vedremo se in futuro supporteranno ancora Matrix Reloaded con qualche altra doll al riguardo. Io credo proprio che in questo periodo Hot Toys abbia in scadenza le licenze probabilmente di Keanu Reeves e di Harrison Ford, perché ultimamente non fanno altro che sfornare o John Wick o comunque personaggi di Keanu Reeves e dello stesso Harrison Ford con Han Solo, Indiana Jones e quant'altro. Come potete vedere, appunto, ci sono una serie di armi bianche, tra cui i sai, la spada, e il bastone chiodato anche, base diorama e quant'altro. Ovviamente i vestiti sono cablati, ovviamente, non è proprio così scontato. Movie Masterpiece 868 di 31 cm, 30 punti di snodo, uscita all'inizio o a metà del prossimo anno, ragazzi, per chi di voi fosse interessato. Qui sono molto interessato io a capire quanti di voi prenderanno questo Nioh. Per me, io credo proprio che salterò, e ditemi se stavo sbagliando in merito a questi occhiali, ma vado un pochino a memoria, secondo me erano proprio sbagliatissimi. Alla fine di questa settimana invece, io sto registrando di sabato, ragazzi, questo annuncio è arrivato proprio ieri, se non sbaglio venerdì. Hot Toys ha tirato fuori un'altra doll sui fumetti Marvel. Non si capisce quale sia la politica attuale di Hot Toys. Ono Studio con l'entry grade sembra sia stata accantonata, non se ne sente parlare da una vita. L'ultimo rilascio è stato quello di Iron Man, se non mi sbaglio, di cui trovate tra l'altro il video unboxing e recensioni sul canale. Poi è scomparsa completamente e Hot Toys ultimamente invece si sta dedicando anche e soprattutto nell'ultimo periodo in modo particolarmente intenso alle doll ispirate ai fumetti. Io sono contentissimo perché ho una preferenza verso questi tipi di doll, soprattutto nell'ultimo periodo, ma non capisco quale sia la direzione che ha intenzione di prendere l'azienda. In questo caso Silver Surfer della Marvel, qui vediamo un martello di Thor che potrebbe far ben sperare in una versione fumettistica anche del dio del tuono, che, ricordiamolo, era sotto l'egida, appunto sotto la lavorazione di Ono Studio e poi è completamente scomparsa. Questo Silver Surfer è carino, per il mio punto di vista, è sempre soggettivo, ragazzi, quindi non consideratemi sempre un tuttologo, assolutamente niente, questo è solo il mio parere soggettivo. Il body è articolato, è visibilmente articolato, ma pensandoci bene, ragazzi, io non so quale sarebbe potuta essere, scusate, l'alternativa ad un body che credo sia in plastica, non penso proprio che sia metallo, adesso ce lo andiamo a vedere anche perché non compare la scritta diecast. Per la cromatura non so se il silicone, come ad esempio quello utilizzato per Iron Man di Ono Studio, che per me era un ottimo silicone, sarebbe potuto essere utilizzato anche in questo caso per la cromatura. La cromatura è una lavorazione, una verniciatura un po' particolare da applicare. Questa credo che sia semplicemente vernice cromata sulla plastica, magari però mi sbaglio. Adesso andiamo a vedere se c'è qualche specifica riportata e quindi credo che non avrebbero potuto fare altrimenti. Qualcuno dice che sembra essere un po' un giocattolone, perché comunque adesso ci siamo abituati a vedere body privi di articolazioni in vista e quant'altro, però diciamo che secondo me ci può stare. Mi interessa? Non lo so, sinceramente, penso di no, non almeno per il momento. Abbiamo come accessori comunque ovviamente la tavola da surf, il martello di Thor e credo basta, ok, l'effetto sulla mano e anche una basetta fatta in questo modo che è molto carina, devo dire, la basetta è molto originale. Ecco, electroplated finish, non so electroplated, non so cosa significhi, ragazzi, ma credo si riferiscano comunque alla verniciatura che dà questo effetto, insomma,
in questo modo, questa cromatura particolare, e quindi non ci resta che ben sperare per quanto riguarda un Thor dei fumetti. Esteticamente, adesso che lo vedo meglio, è comunque carino, sì, danno un po' noia quelle articolazioni in vista, ma ripeto, secondo me, ragazzi, c'era poco da fare in questo caso. Strano che abbiano tirato fuori un Silver Surfer così dal nulla, si spera che magari potranno fare i Fantastici 4 in versione fumetto, non sarebbero affatto male, ma sarebbero un male assolutamente per il portafogli, per ovvi motivi. Comic Masterpiece 33 di 31 cm e mezzo e 25 punti di snodo, in uscita all'inizio del 2027 o mal che vada nel secondo trimestre, poi in Italia ovviamente arriverà più tardi. Volevo leggere soltanto se ci fosse scritto qualcosa in merito alla... Vediamo Electroplated, che come ce lo traduce, vediamo se... Elettroplaccato, vabbè. Ditemi voi ragazzi se ne sapete di più, ditemi qui sotto che cosa vi significa, e non è in metallo, quindi come immaginavo, ma in plastica. Non lo so, ragazzi, passo la palla a voi, ditemi che cosa ne pensate. Io sinceramente, come dicevo prima, credo che passerò almeno per il momento, sono intenzionato a prendere il Batman e il Superman che abbiamo visto un paio di settimane fa, quindi penso che investirò per il momento il mio denaro su quelli e Silver Surfer resterà parcheggiato lì in attesa di ulteriori analisi. Adesso andiamo sul colossodeinerd.com per vedere gli ultimi arrivi, gli ultimi preordini freschi. Abbiamo il Batman e il Superman che avevamo già visto, credo, un paio di settimane fa, a 325 e 329 rispettivamente. Una ristampa del Majin Buu, bellissimo, di SH Figuarts, una 1/12 di Mezco Toys del Dr. Doom, e preparatevi ragazzi perché arriverà l'1/6 di Hot Toys, la comic version, sul canale, spero il prima possibile. Prima c'è il Samurai Predator, ci sono tante altre cose, ma ci sarà anche lui sul canale. La Mezco sempre con Gambit e Hulk. Questa Kame House, ragazzi, se non avete dato un'occhiata andatela subito a vedere perché è bellissima, è un tributo al primo Dragon Ball fenomenale e penso proprio che questa la prenderò. Devo vedere solo se entra in collezione come spazi, devo controllare. Poi tante cose carine, tra cui il Chopper 299, quello di cui abbiamo parlato oggi. È arrivato finalmente il Thor Artisan, ma esaurito ovviamente come mi aspettavo in pochissimo tempo, e 299 è anche il prezzo del Neo di Matrix Reloaded di cui abbiamo parlato poco fa. Detto questo ragazzi, io come sempre vi auguro una buona domenica, un buon inizio di settimana. Fatemi sapere se vi va qui sotto nei commenti che cosa pensate di queste cose. Resto in attesa di qualche annuncio un pochino più piccante, più succulento la prossima settimana. Fatemi sapere voi che cosa state aspettando e che cosa vi arriverà nel prossimo periodo, perché io ho tanta roba, tantissima, devo registrare tantissimi video e vedrete anche un nuovo video unboxing come quello della scorsa settimana che sembra esservi piaciuto molto e vi ringrazio per il seguito. E quindi ragazzi ci vedremo molto presto con un sacco di roba e la prossima settimana se uscirà qualcosa di interessante con le news della settimana. Ancora buona domenica e ci vediamo presto. Ciao ragazzi.